Oggi andiamo alla scoperta della città di Parma. È una città molto bella, famosa non solo per il prosciutto, ma vedremo anche la cattedrale dove ci sono affreschi preziosi, il battistero e altri luoghi da vedere veramente stupendi. Parma è una città molto antica, risale al 183 a.C., quando sulla riva dell'omonimo torrente si fondò la colonia romana. La città fu occupata dai Longobardi nel 570 d.C. e nell'XI secolo passò nelle mani dei vescovi, dove iniziò il suo periodo di splendore e sviluppo. La città vide alternarsi diverse signorie: Correggio, Rossi, della Scala, Este, sino al lungo dominio milanese, prima visconteo e poi sforzesco, che arrivò fino al 1500. Iniziamo la nostra visita dalla piazza principale, la piazza del Duomo, dove si vede il Duomo, il campanile e il battistero. Le radici della cattedrale affondano nel IV secolo, quando in quest'area sorgeva una basilica paleocristiana, probabilmente edificata su un precedente luogo di culto pagano. Dopo un devastante incendio nell'anno 860, il vescovo Conte Guibodo fece ricostruire la chiesa madre di Parma, che prese il nome di Domus, origine dell'attuale termine Duomo. Un nuovo incendio nel 1055 distrusse nuovamente l'edificio, che venne nuovamente ricostruito. La chiesa fu consacrata nel 1106, anche se i lavori si conclusero nel 1178, dopo oltre un secolo di costruzione. L'interno della cattedrale si sviluppa su 3 navate con volte a crociera, seguendo la classica pianta romanica. Quando entrate, sarete subito affascinati dagli affreschi che, oltre ad essere sull'abside e sulla cupola, sono anche in alto, nella parte posteriore e ai lati. Ma il capolavoro assoluto del Duomo è senza dubbio l'affresco della cupola realizzato da Antonio Allegri, detto il Correggio, tra il 1524 e 1530. Quest'opera monumentale, che ricopre oltre 1600 metri quadrati, rappresenta l'Assunzione della Vergine ed è considerata una delle più influenti creazioni del Rinascimento italiano. L'affresco è un trionfo di illusionismo visivo. La cupola sembra aprirsi verso il cielo in un vorticoso turbine di figure. Sul tamburo ottagonale si trovano i giganteschi apostoli convenuti intorno al feretro della Vergine, accompagnati da angeli che bruciano incenso. Al centro della cupola, Cristo scende dall'alto per incontrare la Madre in una posa plastica e innovativa che fu considerata scandalosa a quel tempo. Si vede infatti un vortice di nubi plastiche e schiere di santi, angeli e beati, che ascendono nudi in un moto tumultuoso verso uno squarcio di cielo dove Cristo attende la Madonna. Nell'abside c'è un affresco di Gerolamo Mazzola Bedoli dove si vede Cristo in gloria. L'altare in marmo bianco e dorato accoglie alla base la cattedra episcopale.
Molto bella è anche la controfacciata e la volta affrescata. L'affresco che si vede sulla controfacciata è l'Ascensione di Cristo di Lattanzio Gambara. Gli affreschi che ricoprono completamente la volta sono di Girolamo Bedoli Mazzola. Questo è il pulpito, un'opera ligneo-scultorea realizzata da Paolo Froni nel 1613. È molto bello per la sua ricca e raffinata intagliatura legnosa. Questo pulpito si distingue per la sua drammaticità e maestosità, rappresentando una cesura stilistica rispetto all'architettura e alla scultura romanica originarie del Duomo, abbracciando invece il gusto e l'artigianato barocco degli inizi del Seicento. La sua collocazione e la sua ricchezza decorativa lo rendono un elemento fondamentale per la predicazione liturgica, ma anche un complemento artistico che dialoga con gli affreschi e le altre opere d'arte all'interno della cattedrale. Il pulpito rappresenta un punto di osservazione privilegiato per i fedeli.
e testimonia l'abilità di Paolo Froni nel lavorare il legno con grande perizia, donando al Duomo un tocco di sfarzo che si integra con la spiritualità e la storia del monumento. Molto belle sono anche le cappelle laterali. Tra le tante cappelle, quella più significativa è la Cappella del Comune, uno degli ambienti più suggestivi della cattedrale, sia per la sua storia civica sia per il valore artistico degli affreschi che la decorano. Fu realizzata come voto collettivo della città dopo una terribile epidemia di peste. Nel 1410, durante una violenta epidemia che devastò Parma, il comune deliberò di dedicare una cappella a San Sebastiano, il santo più invocato contro le pestilenze, e a San Fabiano, papa martire, festeggiato nello stesso giorno del Santo Soldato, il 20 gennaio. La decorazione pittorica, eseguita tra il 1417 e il 1426, è opera della bottega di Bertolino de Grossi, uno dei più noti pittori attivi a Parma nella prima metà del Quattrocento. Gli affreschi narrano gli episodi della vita di San Sebastiano tratti dalla leggenda aurea di Jacopo da Varagine e quelli di San Fabiano, patrono dei pontefici. La parete sinistra illustra gli episodi della vita di San Sebastiano, mentre quella di destra raffigura la vita di San Fabiano. In alto è presente anche l'immagine di San Rocco, altro protettore contro la peste, che venne particolarmente venerato nel 300 e 400. Da non perdere la deposizione della croce nel transetto destro del Duomo, una delle opere più importanti e commoventi della scultura romanica europea. Fu scolpita nel 1178 da Benedetto Antelami in marmo rosso di Verona. Quest'opera era in origine parte di un pulpito romanico, demolito nel XVI secolo. Si trattava di una struttura più ampia che raffigurava altri momenti della Passione di Cristo, di cui la deposizione è l'unico elemento rimasto. Al centro della scena, Cristo viene calato dalla croce da Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo.
mentre Giovanni lo sostiene e la Vergine Maria allunga le braccia con gesto di dolore. Ai lati si dispongono le tre Marie, i soldati che si giocano le vesti del Redentore e due figure simboliche, la Chiesa e la Sinagoga, che personificano la nuova e la vecchia alleanza. La composizione ha un equilibrio rigorosamente geometrico. La croce divide simmetricamente la scena, ma Antelami introduce ritmo e movimento attraverso le pieghe dei manti, le inclinazioni dei corpi e le linee curve che spezzano la staticità romanica. Ne risulta una scena drammatica e intensamente umana, caratterizzata da un'espressione interiore nuova per il suo tempo. Vediamo adesso il Battistero, vicino alla chiesa e sempre nella piazza principale. È uno dei capolavori assoluti del Medioevo italiano, punto d'incontro tra il linguaggio romanico e quello gotico. Fu progettato e avviato da Benedetto Antelami nel 1196. La costruzione proseguì lentamente per oltre 70 anni. I lavori si interruppero nel 1216 a causa di conflitti politici che bloccarono la fornitura del marmo rosa di Verona, il materiale principale dell'edificio, e ripresero solo nel 1249. Il battistero fu completato e consacrato nel 1270. L'edificio ha una forma ottagonale, simbolo di resurrezione e nuova vita, mutuato dagli antichi battisteri cristiani. È rivestito in marmo rosa di Verona e si eleva con 4 ordini di logge ornate da archi e colonnine, che segnano il passaggio stilistico dal romanico al gotico. Il fregio inferiore ospita lo zoforo, una sequenza di 79 formelle scolpite con animali reali e fantastici, allegorie della lotta tra bene e male. All'interno 16 costoloni partono dalle pareti e si incontrano nella cupola a ombrello, dove gli spicchi convergono verso un punto centrale, creando un effetto simbolico di ascensione spirituale. Al centro si trova il grande fonte battesimale ottagonale, simbolo dell'eternità e della rinascita. Le pareti sono decorate da un ciclo di affreschi e sculture attribuite alla scuola di Antelami, tra cui il celebre Ciclo dei Mesi, che rappresenta le stagioni, i lavori agricoli e lo scorrere del tempo in chiave sacra.
Fuori da Battistero si trova un segno decisamente curioso. Secondo una leggenda è la pedata del diavolo. Secondo la leggenda, il diavolo, invidioso della straordinaria bellezza del battistero, sarebbe venuto a Parma e, furioso per non riuscire a distruggerlo, avrebbe tentato di rovinarlo dando un calcio all'edificio. Questa impronta è ancora visibile. Il motivo della pedata richiama la tradizione medievale di attribuire segni anomali o imperfezioni sulle chiese all'intervento del diavolo, simbolo del male sconfitto dalla fede. Il campanile del Duomo di Parma, noto anche come Torre Lunga, fu costruito tra il 1284 e il 1294 su iniziativa del vescovo Obizzo Sanvitale, che fece demolire la vecchia torre campanaria per edificare quella attuale. La torre è realizzata principalmente in mattoni scuri con angoli rivestiti in blocchi di marmo, elemento che la distingue dalla facciata marmorea del Duomo. Un altro luogo ricco di arte assolutamente da non perdere è la Camera di San Paolo, conosciuta anche come Camera della Badessa, che rappresenta uno dei capolavori più straordinari del Rinascimento italiano. Si tratta di un ambiente dell'ex monastero benedettino femminile di San Paolo a Parma, affrescato tra il 1518 e il 1519 dal giovane Antonio Allegri, detto il Correggio. Arriviamo quindi alla Camera di San Paolo. La camera a pianta quasi perfettamente quadrata è coperta da una volta a ombrello di gusto tardogotico realizzata nel 1514. L'intervento del Correggio trasformò completamente questo spazio con un'illusione pittorica straordinaria. La volta fu dipinta come un pergolato aperto sul cielo, creando l'impressione di un giardino sospeso che annulla le strutture architettoniche sottostanti. Il pergolato, realizzato con fitti tralci vegetali di foglie e frutti, è sorretto da fusti di canna di bambù e stretto da nastri annodati che circondano al centro lo stemma dorato a triplice luna crescente della badessa Giovanna. La decorazione si suddivide in 16 spicchi, ciascuno dei quali presenta aperture ovaliformi dalle quali si affacciano putti giocosi che giocano con oggetti legati alla caccia: cani, corni, frecce, archi. Questi putti non sono angioletti, ma figure pagane che conferiscono all'ambiente un carattere profondamente umanistico.
Alla base di ogni spicchio, il Correggio dipinse lunette a monocromo che simulano bassorilievi in marmo o finti rilievi colpiti da luce radente dal basso. Sulla cappa del camino, Correggio dipinse la figura della dea Diana che guida un carro trainato da cervi, munita di arco, frecce e faretra. Diana, dea della caccia e simbolo di castità virginale, rappresenta un chiaro riferimento alla stessa badessa Giovanna da Piacenza. Questa identificazione tra una religiosa e una divinità pagana costituì un gesto audace per l'epoca, ma perfettamente in linea con la cultura umanistica della committente. Vicino alla camera vale la pena anche visitare una preziosa raccolta dei burattini. È una delle più importanti raccolte italiane di marionette e burattini, la cui storia a Parma è indissolubilmente legata ai Ferrari, burattinai da ben 4 generazioni, che hanno donato alla città la loro ricchissima collezione. Entriamo adesso in un ufficio postale molto particolare, un capolavoro di stile Liberty. Il palazzo sorge all'interno del più ampio palazzo di riserva, un complesso che occupa l'intero isolato. L'area ha una storia straordinaria.
Qui nel 1687 il duca Ranuccio II Farnese fece costruire dall'architetto Stefano Lolli il Teatro Ducale, un elegante teatro in legno che ospitò spettacoli fino al 1829. Il complesso chiamato della Riserva, perché durante il dominio dei Borbone ospitava gli illustri ospiti della corte, comprendeva anche abitazioni di corte e un casino di gioco per nobili e forestieri. L'attuale Palazzo delle Poste fu costruito tra il 1905 e il 1909, su progetto degli ingegneri Italo Pelleri e soprattutto dell'architetto Moderanno Chiavelli. Il grande salone al pubblico occupa esattamente l'area dove si trovava l'antico teatro ducale. L'edificio presenta soffitti riccamente decorati con affreschi opera dei pittori Paolo Baratta e Cleomene Marini, mentre gli inserti scultorei sono di Alessandro Marzaroli. Il grande salone del pubblico è caratterizzato da un'imponente copertura in vetro che illumina dall'alto tutto lo spazio con luce naturale. Un'altra chiesa molto bella di Parma è la Basilica di Santa Maria della Steccata. La costruzione della basilica risale al periodo compreso tra il 1521 e il 1539. L'edificio venne eretto per custodire degnamente un'immagine miracolosa della Madonna allattante, oggetto di grande devozione popolare già dalla fine del XIV secolo. Il nome Steccata deriva proprio dallo steccato di legno che proteggeva questa venerata immagine, necessario per regolare l'afflusso dei numerosi pellegrini. L'opera più bella è la cupola. La decorazione della cupola luminosa venne affidata nel 1560 al cremonese Bernardino Gatti, detto il Soiaro, che dipinse la Assunzione di Maria tra 1560 e 1570, una moltitudine di santi, patriarchi e profeti, mentre Cristo scende verso di lei. Il Gatti completò la decorazione dipingendo nel tamburo i 12 apostoli intervallati da scene a monocromo del Vecchio Testamento, nel fregio putti e motivi ornamentali, e nei pennacchi santi abbinati sulle nubi con angeli.